Benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo questi orecchini che sono sulla stessa linea dell'orecchino Kylie con la forma di cuore, dove ho realizzato l'orecchino seguendo una base a forma di cuore con 2 giri di cristallo con la tecnica dell'infilatura a rosario. Questa volta ve li propongo praticamente uguali ma con le perline già infilate sul filo, perché so che alcune amiche che mi seguono non hanno molta confidenza con la tecnica a rosario e non vanno tanto d'accordo. Io ho già realizzato 2 moduli che appunto li ho fatti diventare orecchini, ora ve ne farò uno per farvi vedere il procedimento, dopodiché con questo modulo potete fare anche un ciondolo, un centrale per un bracciale, potete farlo diventare un orecchino un po' più importante mettendo magari una goccia sotto o all'interno dell'orecchino. E prima però di passare al materiale occorrente vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto e attivare la campanellina che vi avviserà per ogni novità che pubblicherò. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like, commentate e condividetelo. Se vi è piaciuto in maniera particolare lasciatemi un hype. Per ogni singolo modulo, quindi se volete fare l'orecchino dovete moltiplicare per 2 il materiale che vi andrò ad elencare. Prima di tutto io ho già infilato i cristalli su questo filato numero 6 color argento. Potete usare un filato gioiello 6 qualsiasi, anche quello della tessila di Temu, di Amazon, quello che vi piace di più o dove siete abituati ad acquistare. Io questo l'ho preso al mercato, ho un indiano che tiene tante cose, mi piace quello che tiene, quindi ogni tanto compro da lui. Ho inserito dei cristalli da 4 mm. Per ogni singolo orecchino ne ho inseriti 47. Dopodiché avremo bisogno di una base ovale. Io ho scelto quella ovale, voi potete sceglierne anche una rotonda. La base è di 4 cm per altezza e 2 di larghezza. Ovviamente avremo bisogno anche di un ago in filaperle, operazione che io, come potete vedere, ho già eseguito. L'uncinetto che ho utilizzato è l'1,75. Poi avremo bisogno di una forbice, colla per bigiotteria ed eventualmente un ago da lana per nascondere le codine, però come dico sempre, se siete abituati con l'uncinetto fate pure con l'uncinetto. Per prima cosa, dopo aver infilato i cristalli, andremo a prendere la base e a rivestirla. Quindi metto la base tra l'uncinetto e il filo, porto il filo verso di me e blocco la base con una catenella. Dopodiché vado a rivestirla a punti bassi. Con questo uncinetto, la mia mano e questo filato e questa base ho inserito in tutto 50 punti bassi. Quindi andrò a fare i miei 50 punti bassi e ci vediamo quando ho terminato. Eseguiti i miei 50 punti bassi, vado a chiudervi con un punto bassissimo. Una volta chiuso il mio lavoro, inizio a inserire i cristalli, quindi vado a prenderne uno, l'avvicino bene, salto un punto di base e lo blocco con un punto bassissimo. Ne avvicino un secondo, salto un punto di base, entro nel successivo e lo blocco con un punto bassissimo. Avvicino al terzo, salto un punto di base e chiudo con un punto bassissimo. Allora, il fatto che salto il punto di base è indicativo. Dovete vedere voi, i cristalli devono essere inseriti in maniera omogenea, non troppo appiccicati, se no si stortano tutti, e neanche lasciando troppi buchi. Quindi per me è un cristallo un punto sì, un punto no. Per voi magari può essere un cristallo un punto sì e 2 punti no, in maniera alternata. Quindi dovete vedere voi
e la lavorazione deve essere piuttosto morbida, sia nei punti bassi iniziali, perché dovremo entrare 2 volte nei punti bassi, che anche quando andremo a fare il punto bassissimo. Vedete? Io allungo un pochino l'asola, la porto a pari dal punto dove ho estratto il filo, in modo che i cristalli non restino troppo sforzati in una posizione diversa da quella che dovrebbero avere. Sforzati tra virgolette. Non so trovare, al momento non mi viene una parola di... E vado avanti finché non ho riempito la base. Ci vediamo quando sono arrivata qui. Una volta inseriti tutti i cristalli, terminato il giro, andremo a ripassare un'altra volta inserendo l'uncinetto all'interno tra i cristalli e la base, sempre dal rovescio. Quindi sono in questa posizione, non ho bisogno di spostarmi perché sono già col punto bassissimo tra il cristallo e la base. Vado a prendere un cristallino, lo avvicino. Una volta appoggiato il cristallino, entro con l'uncinetto subito dopo il cristallo, quindi dovremo avere un occhio sul lavoro che stiamo facendo e un occhio anche sulla parte sotto. Avvicino un nuovo cristallo, lo porto ben vicino, lo posiziono bene, lo tengo magari con l'indice, entro dopo il cristallo. Una volta entrato dopo il cristallo, estraggo il filo e faccio il mio punto bassissimo, avendo sempre una mano piuttosto morbida. Vado a prendere un altro cristallo, lo avvicino e vado a fare il mio punto bassissimo. Avvicino un nuovo cristallo, lo porto bene appoggiato al lavoro e vado a fare il mio punto bassissimo. Vedete? Anche qui dobbiamo mettere attenzione in modo che i cristalli non siano troppo vicini, altrimenti si spostano, e nemmeno troppo larghi. Il lavoro da fare per questo giro, che è anche l'ultimo per il modulo, è questo. Quindi prendo il mio cristallo, lo avvicino bene e lo blocco con un punto bassissimo. Ho preso un altro cristallo, l'ho messo ben vicino e vado a bloccarlo con un punto bassissimo. E vado avanti a completare il giro in questa maniera. Ci vediamo quando sono arrivata alla fine. Ho inserito anche l'ultimo cristallo, ora vado a fare un nodino di sicurezza, taglio il filo e vado a nascondere la codina. La codina iniziale me la sono portata dietro lungo il primo giro, quello di punti bassi con il quale ho ricoperto la base, e non ce l'ho più da nascondere. Ed ecco il nostro modulo finito. Per correttezza vi dico che di cristalli al posto di 47 ne ho inseriti 48, e in ogni caso il numero di cristalli non è mai preciso, sempre indicativo. Ovviamente se dovete fare più moduli e devono essere uguali, dovete cercare di inserire lo stesso numero di cristalli. E il modulo è finito, poi dopo vedrò cosa farci. E questi sono gli orecchini che ho realizzato con questo modulo. E con oggi il video è finito. Spero tanto di avervi dato un'idea in più
e se volete fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like e condividete. Inoltre vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto ed attivare la campanellina che vi avviserà per ogni novità che pubblicherò. Nel box informazioni, tra l'altro, vi lascio il link di tutti i miei social. Se volete vi aspetto anche lì. Ciao a tutti e al prossimo video.